In questo video vedremo quali sono i passaggi fondamentali per la creazione della nostra prima pagina web, la home page contenente il menu di navigazione. A titolo di esempio, terremo come riferimento grafico l'home page presentata al termine del precedente video, che abbiamo preparato in anticipo e che qui ci proponiamo di replicare. Nel nostro caso la home page, o più semplicemente home, conterrà i dati fissi di contesto relativi al Politecnico di Milano, il nome e la matricola dello studente, una piccola galleria di immagini e i link alle pagine interne. Il tutto sarà configurato a partire dal template del tema prescelto, modificandone gli elementi già presenti e inserendone di nuovi. Come fare per inserire e modificare questi elementi? All'inizio la pagina si presenta nella versione base di default, da cui possiamo partire per personalizzarla. È consigliabile attivare la modalità elenco. Richiamabile dal pulsante con le 3 righe, l'elenco permette di visualizzare in modo ordinato tutti gli elementi che compongono la pagina, di selezionarli direttamente senza dover cliccare su di essi nell'area di layout e, se occorre, spostarli semplicemente trascinandoli all'interno dello stesso blocco. Per prima cosa diamo un'intestazione alla pagina. Questa operazione è molto importante ai fini dell'organizzazione ordinata del progetto e per richiamare anche in seguito, in modo agevole, le pagine su cui vogliamo lavorare. In questo caso, trattandosi della home page, andiamo a scrivere home page nella sezione di intestazione. L'operazione successiva consiste nell'eliminare gli elementi generati in automatico che non interessano. Nel nostro caso iniziamo col cancellare il pulsante Acquisto. Per fare ciò è necessario selezionare l'elemento cliccando su di esso, direttamente sul layout oppure utilizzando la modalità elenco. È possibile notare come sopra l'elemento selezionato compaia la barra di modifica. Vedremo in seguito le altre funzioni. Per ora ci limitiamo a eliminare l'elemento, aprendo il menu a tendina individuato dai 3 puntini e selezionando la voce Rimuovi pulsante. Ovviamente, con analoga procedura è possibile cancellare ogni elemento presente nel layout. Utilizziamo ora il testo titolo presente di default su questo template per indicare i dati fissi di contesto. Selezioniamo quindi il titolo e attiviamo il menu Impostazioni individuato dall'icona con l'ingranaggio. In esso sono presenti i comandi dai quali è possibile gestire le opzioni di personalizzazione dei singoli elementi. Nel nostro caso possiamo modificare parametri quali il colore e lo sfondo del testo oppure la dimensione del font. Scegliamo di lasciare invariato il colore e impostiamo ad esempio la dimensione del font a 22 pixel. Attribuiamo il nome al sito indicando il contesto di appartenenza. Infine, mediante il menu posizionato sopra il testo, è possibile cambiare l'allineamento dell'elemento all'interno della colonna o decidere se inserirlo in grassetto. Sempre utilizzando gli elementi già presenti nell'esempio di riferimento, andiamo ora a creare il menu di navigazione, che ci permetterà di esplorare le varie sezioni del sito. Selezioniamo il paragrafo e attraverso le stesse operazioni eseguite per definire il nome del sito, andiamo a impostare la prima voce. Cambiamo la dimensione del font, in questo caso impostiamo 16 pixel. Scriviamo student, name, surname. Cambiamo poi l'allineamento del testo all'interno della colonna. Dobbiamo ora aggiungere le altre voci al menu di navigazione. Il pulsante con il simbolo più apre il cosiddetto Insert dei blocchi, che è lo strumento fondamentale per inserire tutti gli elementi che vogliamo compongano la nostra pagina. È possibile notare come tali elementi vengano suddivisi per categorie, ad esempio testo, elementi multimediali, progettazione, eccetera. Basterà trascinare il singolo elemento nella posizione desiderata per collocarlo all'interno del layout. Posizioniamo quindi il cursore alla fine del primo paragrafo, student, name, surname, e premiamo Invio. Se utilizziamo questa procedura, senza passare dall'insert dei blocchi, WordPress creerà di seguito un elemento identico a quello precedente. Digitiamo quindi Profile e sempre tramite il tasto Invio creiamo anche le voci Homework e Contact. In base al nostro progetto grafico di riferimento, l'area che compare a destra in home page ospiterà una galleria di immagini contenente i lavori più significativi.
Sfruttando sempre il template prescelto, andiamo quindi a modificare la galleria esistente. Una volta selezionata, attivando il menu Impostazioni, possiamo decidere attraverso la sezione Impostazioni Galleria di variare il numero di colonne che la compongono, determinando di conseguenza il layout e la disposizione delle foto a nostro piacimento. Per caricare le immagini nella galleria, bisogna selezionare il singolo riquadro, non l'intero elemento galleria, e successivamente selezionare la voce Sostituisci dal menu che compare al di sopra. Cliccando poi su Carica è possibile scegliere la cartella sul computer da cui inserire le immagini desiderate. È quindi consigliabile organizzare e ordinare in anticipo le cartelle contenenti i file da caricare in ciascuna pagina del sito. Se invece vogliamo aggiungere una didascalia, basterà cliccare sul comando Aggiungi didascalia posto nella parte bassa dell'immagine. Si ricorda di salvare sempre il lavoro dopo i passaggi principali, usando il comando Salva in bozza, posto in alto a destra. Dato che il CMS è predisposto per la realizzazione di siti responsivi, è inoltre possibile visualizzare tramite il comando Anteprima una preview del lavoro, così come apparirà sui diversi dispositivi, cioè sul PC, sul tablet, sullo smartphone. Si sfrutta la funzione Anteprima in una nuova scheda, che apre una versione navigabile della pagina in anteprima su una differente tab del browser. Dobbiamo ora effettivamente impostare la pagina appena creata come home page. L'operazione da svolgere è la seguente. Clicchiamo sul tasto Pubblica, situato in alto a destra, e selezioniamo la voce Pubblica. Tranquilli, non state ancora pubblicando niente. Attraverso il menu WordPress torniamo alla dashboard e alla sezione Pagine. Dall'elenco Pubblicati attiviamo il pulsante con i 3 puntini visibili a fianco della nostra pagina homepage e selezioniamo il comando Imposta come homepage. Sarà possibile richiamarla in seguito per ulteriori modifiche. Attraverso l'utilizzo dei menu di modifica e le operazioni mostrate abbiamo impostato una prima bozza della homepage, strutturalmente simile a quella del nostro sito modello. Come possiamo vedere sono presenti l'intestazione, che identifica l'appartenenza al Politecnico e alla scuola AUIC, il menu di navigazione sulla sinistra che permette di consultare le sezioni Profile, Homework e Contact, la galleria sulla destra che funge da galleria espositiva per i lavori selezionati. Lasciamo all'utente l'esplorazione delle numerose ulteriori impostazioni disponibili per la personalizzazione del proprio sito web. Nel prossimo video vedremo come duplicare la home page appena creata e come utilizzarla quale pagina base per costruire le altre sezioni del sito. Vedremo infine come attivare la struttura ipertestuale del portale tramite l'inserimento dei link di navigazione.